Carissimi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Sono Gennaro del canale YouTube Smart Video Photography. In questo canale trovate molte playlist per migliorare e per creare contenuti col vostro smartphone o tablet che sia. Prima di andare avanti vi prego di, ovviamente scongiuro nuovamente, di iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. In questo video torniamo a parlare di GarageBand per iOS, non mi escono le parole, scusate, sto invecchiando, e andiamo a vedere la parte del live loop, quella parte che ci permette di creare con pochi clic musica, ok, utilizzata per molti scopi, e uno in particolare per creare una musica adatta ai nostri video. Peccato che non si possa caricare un video per avere un preview e per andare dietro con la musica. Comunque vabbè, ragazzi, ce ne fanno una ragione, possiamo fare ovviamente la stessa cosa, ovviamente senza vedere il video. Perché dico questo? Ovviamente non si può usare, come vedemo preset diciamo di cantanti famosi, ok, questo non si può usare, però si possono creare diciamo brani con loop diciamo non esistenti o di note ovviamente a caso, perché ovviamente non sono di canzoni già conosciute, e quindi la monetizzazione su YouTube non viene bloccata. In questa prima parte vi faccio vedere come importare dei loops già pronti, ok? E poi in una seconda parte andremo a vedere come fare un progetto da zero. Qui utilizzeremo ovviamente un progetto già esistente caricato dalla libreria di iOS di GarageBand di iOS. L'ho detto, non so più parlare, sto invecchiando e scusatemi, quindi ragazzi quasi quasi andrò in ospizietto, quindi mi farò i video di là. Vabbè, a parte gli scherzi, andiamo a vedere cosa ha combinato Gennaro. Eccoci allora nella prima così lezioncina riguardante la live, cioè la parte live, che poi sono i loop in GarageBand. Andiamo a fare più, come andiamo di solito a fare un nuovo brano. Se siete nella parte delle tracce, switchate su live loop. Qui abbiamo tutti i loop già installati e switchando quelli importati, quindi se ne possono importare altri, dove cliccando qui. Io non ne ho più da importare, li ho importati tutti, ma vi faccio vedere ovviamente come si fa. Abbiamo già visto, clicchiamo su il strumento, il loop che vogliamo importare, qua sotto possiamo andare a leggere le caratteristiche. Se in effetti ci sono loop o solo strumenti, possiamo andare a sentire l'anteprima, ok? E poi ovviamente qua, quando no, c'è scritto scaricato, ovviamente ci sarà scarica, ottieni invece di scarica. Poi qua sotto ci sono delle cose molto interessanti riguardanti cantanti famosi, quindi posso andare a prendere una di questi loop e utilizzarli a mio piacimento per comporre una canzone diversa da quella che poi in effetti è stata l'originale. Questo l'ho già scaricato, proviamo un po'. Ecco, vado su ottieni, ok, e quindi viene scaricato, ok, il mio diciamo la mia libreria di loop. Ogni tanto arriva qua la dicitura apri per utilizzare questi loop in tempo reale subito, ok, senza andare a cercare poi nella libreria che ho appena importato. Ecco qua, vedete, apri, eccola qua. Ok, se io adesso vado ha creato ovviamente un nuovo progetto. Se io vado adesso a sentire va bene, ma lasciamo perdere i messaggi d'errore o quello che è. Adesso se io vado a sentire qua, sentiremo la voce che abbiamo appena ascoltato. Come funziona la parte di live? Molto semplice, sono tanti loop, ok? Quindi posso farle partire tutti in sequenza, diciamo verticalmente, cliccando su questa barrettina, su questa freccetta. Se io clicco adesso, partono tutti. Ovviamente posso farle partire a
diciamo a battuta precisa o a mezza battuta, posso fare un po' quello che voglio. Posso anche farli partire singolarmente, non seguendo lo schema che è stato fatto dal compositore o anche da quello che io ho creato, che poi lo vedremo in una seconda video come si crea da zero. Io posso anche andare a cliccare su un loop qualsiasi, farlo iniziare e poi cliccare su un altro che non c'entra nulla con la colonna. Ecco, stoppando, facendo il primo stop, non si stoppa, ok, il mio loop, cioè riprende quando faccio play. Per riportare a zero devo cliccare sulla freccia, ok, di nuovo, quindi una volta play, ecco qua sentiamo praticamente la canzone dal primo loop. Ecco, vedete, io stoppo, poi di nuovo indietro e praticamente viene azzerata. Ci sono, ok, controlli come fossero di strumenti veri. Se io vado qua, praticamente qua dovrebbero apparire, quando farò diciamo la mia composizione, le varie tracce. Qua non ci sono perché sono veramente solo loop. Per ritornare in modalità loop clicco qua sopra. Qua c'è la modalità mixer, nel senso che posso ovviamente dosare il pan, gli effetti e tutto il resto. Quindi se vado a sentire una voce, questa è già effettata ovviamente. Però si comporta come uno strumento normale, ok? Quindi tutti questi qua li abbiamo già visti, quindi possiamo anche spegnere. Vabbè, abbiamo anche gli FX, ma poi questi li vedremo in un secondo momento quando andremo a fare una composizione nostra. Ora io potrei aggiungere un strumento, cioè un mio loop, ok, che non c'entra nulla con questa canzone che io praticamente ho scaricato. Innanzitutto posso andare anche a cambiare qua nelle impostazioni, come avevamo visto ovviamente nei primi video, i quarti, le misure e la tonalità, ok? Quindi posso agire su questi parametri, anche la velocità del brano stesso, ma posso aggiungere, cliccando su questa iconetta, una libreria a mio piacimento, cioè uno strumento a mio piacimento. Quindi se volessi aggiungere una batteria acustica, ok, vado su strumenti, seleziono, ok, le batterie, il kit, e vado a sentire un po' quello che potrei mettere. Ovviamente devo prendere qualcosa che ovviamente c'entri con la, se no andiamo fuori tempo. Andiamo a sentire un po' questa, la mettiamo, vedete, trascinandolo andiamo a mettere in una casella vuota, se no se la metto in una casella sopra praticamente viene ovviamente sostituita. Ecco, per andare a vedere, vedete che non è tutta qua, ok, vedete che c'è dell'altro, ecco, non c'è una barra di scorrimento, ecco, questa cosa qua è un po' una cosa che non mi piace, non c'è una barra di scorrimento. Silenzio. Quindi se devo scorrere più in là devo andare qua sotto che è la sezione modifica e scorrere, ok? Possiamo cancellare cliccando lungo, vedete vengono fuori tutte queste voci che sono poi le stesse che abbiamo visto per quanto riguarda le tracce. Abbiamo nelle impostazioni quello che può riguardare il nostro loop, anche la tonalità, ma queste cose le abbiamo già imparate ovviamente con gli scorsi video, ma poi le vedremo di nuovo quando faremo una nostra composizione. Ecco, nella modifica io posso ovviamente spostare
un loop da una parte all'altra, ok, quindi posso agire così. Vado a fare così e vado a sentire un po' la mia batteria. Sentite, io ho aggiunto praticamente un drums, ok, che non c'entrava nulla con la canzone, ma poi ne faremo una ad hoc noi in un altro video. Adesso invece posso andare a registrare ovviamente quello che io sto sentendo, ok, posso fare live oppure posso andare a registrare. Per registrare ci rechiamo un attimo nelle tracce, perché la durata, ok, è sempre data da questo più che abbiamo visto, ok? Quindi se io adesso la voglio fare durare 8 battute, terrò così, oppure faccio, cioè auto praticamente diventa 8 battute, posso andare a scusate, auto è infinito, oppure posso fare durare le battute quanto voglio. Lascio in auto, così la battuta dura finché io non stoppo, ok, il mio brano, e vado a fare rec, ok, come si fa ovviamente nel brano normale. Ecco, una cosa che non vi ho detto, sulla stessa riga orizzontale non si può far partire due loop, ok, in contemporanea. Se io faccio partire questo e poi clicco qui, praticamente questo loop che ho precedentemente fatto partire si stoppa. Ora, io se mi reco nelle tracce, vedete che è stata registrata la mia canzone, quindi se vado a sentire, però infatti dobbiamo stare attenti che vedete qua parte questa qui, quindi devo fare stop, perché se no partono i loop appena do play. Sentite che adesso non parte e qui è registrata praticamente come io l'ho fatta. Ecco, possiamo, come ho detto prima, anche a metà battuta, quindi se io ovviamente devo sapere, ok, i loop devo ascoltarli, vedete, io posso ok, per registrare io posso anche far partire subito questo. Se vado in registrazione parte subito questo, ok? Poi andiamo a vedere, ovviamente devo stoppare i loop 2 volte, ricordatevi, andare qua e vedete che è stata aggiunta un'altra traccia con quello che ho appena registrato. Bene ragazzi, avete visto quanto è facile, ok, creare un brano anche partendo da una libreria già esistente, ok, scaricata su ovviamente tutta questa grande diciamo libreria appunto messa a disposizione da GarageBand per iOS. Quindi ora ci fermiamo qui, in un secondo video vedremo come creare invece un brano importando loop però da un progetto vuoto. Quindi se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici, mi raccomando fateli partecipe di questa grande applicazione per iOS
E non in ultimo, ovviamente, ma sempre in coda, mi raccomando, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento in un altro video riguardante GarageBand per iOS. Ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!